Ivo Pogorelic è la figura più enigmatica del mondo della musica classica e io gli sto per consegnare una mia composizione al pianoforte. Nato nel 1958 a Belgrado, in quella che allora era la Jugoslavia, Pogorelic inizia a studiare pianoforte a soli 7 anni. Il suo talento emerge presto, tanto che a 12 anni viene mandato a Mosca, dove entra in una delle scuole più prestigiose dell'epoca, con un sistema rigoroso, fatto di studio quotidiano, disciplina e aspettative altissime. È lì infatti che si forma tecnicamente, ma è solo qualche anno dopo che avviene la vera svolta. Nel 1976 incontra la pianista georgiana Alisa Kejeradze. Questo incontro segna profondamente la sua vita, sia sul piano artistico che personale. Non è solo un insegnante, è una presenza decisiva. Qualcuno che lo comprende, lo guida, lo mette davanti ai suoi limiti e alle sue possibilità. La musica smette di essere solo studio e diventa linguaggio, identità, qualcosa di più profondo. Ma Kejeradze non diventa solo la sua guida e la sua insegnante, perché nonostante i 21 anni di differenza diventa anche sua moglie. Attraverso lei, Pogorelic entra in contatto con una tradizione pianistica che risale direttamente al leggendario Franz Liszt e quindi, ancora più indietro, a Ludwig van Beethoven. Non è solo una linea di studio, è una vera e propria eredità culturale che lui porterà avanti in modo del tutto personale. Alla fine degli anni 70 iniziano ad arrivare i primi riconoscimenti importanti. Vince concorsi internazionali e si fa notare. Ma è nel 1980 che accade qualcosa destinato a cambiare tutto. Concorso Chopin di Varsavia. Pogorelic viene eliminato prima della finale, una decisione che scatena un dibattito acceso tra i membri della giuria. Tra questi la leggendaria pianista Marta Argerich, alla quale ho composto e consegnato personalmente una mia composizione, che potete trovare in descrizione nella schermata a fine video, abbandona il concorso dichiarando Pogorelic un genio. Da quel momento, da quella sconfitta, il suo nome diventa noto in tutto il mondo. L'anno successivo debutta alla Carnegie Hall di New York. Inizia così una carriera internazionale che lo porterà a esibirsi con le più grandi orchestre e nelle sale più importanti del mondo. Ma Pogorelic non è mai stato un pianista tradizionale. Le sue interpretazioni sono radicali, spesso imprevedibili. I tempi possono dilatarsi, le dinamiche diventare estreme. Il suono viene trattato come qualcosa da esplorare più che da controllare. Insomma, Pogorelic non è uno che si adatta o cerca compromessi. Porta semplicemente avanti una visione personale, a volte estrema, che lo avvicina ad alcuni e lo allontana da altri. Ma una cosa è certa, non lascia mai indifferenti. Nel corso degli anni incide in numerosi dischi, costruendo una discografia importante, soprattutto negli anni 80 e 90. Poi però il 1996 segna una frattura profonda. Muore Alisa Kejeradze, sua moglie e guida didattica, e qualcosa si interrompe. Pogorelic si allontana progressivamente dalla scena, i concerti diminuiscono, le registrazioni si fermano. Non è una pausa strategica, è un silenzio. Un lungo silenzio, necessario. Ci sono momenti in cui la musica non basta, in cui tutto quello che prima era naturale diventa difficile, quasi estraneo. E forse è proprio lì che si capisce davvero chi è un artista. Non solo quando suona, ma anche quando non riesce a farlo. Quando torna lo fa in modo diverso, il suo modo di suonare è ancora più personale, più distante da ogni aspettativa esterna. Come se ogni nota fosse attraversata da tutto quello che ha affrontato nel frattempo. Oggi Pogorelic resta una figura difficile da inquadrare. Non è un pianista che cerca consenso, non è un interprete che segue regole condivise. È qualcuno che continua a interrogare la musica anche a costo di mettere in crisi chi ascolta. Adesso il lavoro è finito, la mia composizione è pronta. Ma più di tutto resta una domanda. Come si fa a raccontare attraverso delle note un interprete come Pogorelic? Perché la sua storia non è solo fatta di concerti, premi o polemiche, è fatta di fratture, di silenzi, di ritorni. Di un rapporto con la musica che resta ancora oggi profondamente personale, capace di mettere in discussione ciò che credevi definito e di trasformare ogni esecuzione in qualcosa di irripetibile. Sinceramente, non ho una risposta. E forse è dovuto anche al fatto che ancora oggi Ivo Pogorelic non è solo un pianista, è un enigma.